Benvenuti sul canale dell'acquarello. Vogliamo fare questo insieme? Molto semplice perché è solo un'ortensia, solo una. Andiamo. Ecco qua, e ho preso un foglio picciriddu, piccolo piccolo, però è 600, quindi è la carta bella. E qui vedi dei punti bianchi, che è un colore acrilico bianco che ho già messo alle ore 7 di stamattina. Ok? Perché l'ho messo? Perché vedi che fa un po' una cupoletta e poi doveva asciugarsi. Perfetto. Sempre nei pennelli, ho un pennello con una bellissima punta. Questo ce l'aveva, però si è un po' mangiucchiata. E quindi usiamo tutti e due. Intanto uso questo per fare delle gocce. Qui c'è la mia, la mia palette che mi invidieranno tutti, giusto? Sì, sono residui di colori, tutti viola e blu. Benissimo, li ho bagnati. Prendo il pennello con meno punta. Ragazzi, scrivetemi perché sono in piedi. Cosa vuol dire? Che io posso vedere i vostri commenti. E se guardi dal cellulare, tu puoi anche fare lo zoom, quindi puoi vedere benissimo quello che sto facendo. Zooma, zooma. Come ieri io vado già nella rotondità del fiore, quindi ne facciamo uno, ok? Poi è ovvio che quando c'è un'ortensia non ce n'è solo una, vero? Ce ne sono tante, ma tante. Se concimiamo bene. Ho scelto il blu, puoi scegliere anche il verde di quelle ortensie bianche che diventano verdi quando fa troppo caldo. Ok, hai visto? Ho fatto la rotondità sotto. Quello l'abbiamo visto ieri, vero ragazze? Datemi un feedback, che all'algoritmo piacciono anche non solo i like e i hype, ma piacciono anche i commenti. E per fine anno ho un certo obiettivo e mi aiutate? Yes, grazie mille. Quindi vedi che ho fatto mezzo fiore? Sì che lo vedi, anche se non lo vedi. E a me piace sempre fare un po' la stupidina. Adesso qua ho il colore dentro, ok, perfetto. Cosa faccio? Lo sciacquo. Ho buttato colore, sì. E piango, no. Ok. Adesso quella tecnica che abbiamo visto prima, scelgo il pennello che ha un po' più pelo, che è questo, non questo qui. E posso fare questo lavoro con questo pennello o anche con questo con la bella punta, come abbiamo fatto ieri. Oggi usiamo questo, perché prima abbiamo visto il movimento, no? Quindi entro in una goccia che è ancora umida, prendo il pigmento, schiaccio il pennello, lascio un po' di vuoti funzionali. Vuoto funzionale vuol dire quel bianco lì, lo vedi? Prendo il pennello, lo schiaccio, lascio qualche punto, lascio il vuoto funzionale. Usiamo i nostri materiali che abbiamo e il pennello penso ce l'abbiamo, giusto? Sì! Perché abbiamo il pennello? Perché dipingiamo. Vedi ragazzi, ragazze, prendo il pennello solo con l'acqua, schiaccio dentro la goccia, lascio dei vuoti funzionali senza fare il fiorellino. Questo qua, nine. Allora, qua leggo, Marina, mi spiace sprecare il colore, ho il braccio corto, non posso usare due pennelli? No! No e no. E perché no? Perché dopo il pennello deve già essere pronto all'uso.
Quello sprecare il colore è un mito che non è vero. Perché non è vero? Perché se tu usi già il colore sul foglio, il colore che è qua dentro è minimo, ok? Se invece carichi troppo il pennello e poi lo lavi, allora sono d'accordo con te. Però se no non sono d'accordo con te. Perché se usi benissimo il colore, no? Tu lo prendi e già più che andare dentro l'acqua, va dentro il foglio. Sì, così si fanno le ortensie. Sto iniziando qua con la parte dell'ombra. Questa è l'ombra, questo è il mezzo del fiore, qua sopra sarà la luce. Per chi si è aggiunto adesso, il risultato poi sarà tipo questo. Io sto facendo adesso questa parte qua sotto. Qui c'era più viola, oggi sto beccando più blu. Ok, abbiamo fatto la parte sotto. Perfetto. Adesso prendo il pennello grande che abbiamo visto prima, vado nella parte sopra. Capito? Questo del lavare il pennello, lo so che abbiamo, io non ce l'ho, ma avete paura di lavarlo. Ma ho paura qui metto un po' di viola, scusate, non potevo resistere. Se tu usi il colore già sulla carta, quando dopo lavi il pennello, non è che lo sprechi, ok? Quindi abbiamo fatto il sotto, andiamo al fiore. Ho fatto il sotto, adesso giro il foglio per fare il sopra in negativo. Quindi giro il foglio. Io sono ancora in piedi così vi leggo. Vado con una mega goccia a livello irregolare che mi riprendo un po' il fiore. Su Facebook ho messo, e anche nel post, guardiamo qua YouTube il post, ho messo un mio dipinto finito dove collego un bel po' di fiori. Qui oggi ne facciamo solo uno, tanto per capire come funziona. Adesso tu vedi che ho messo qua intorno tutta l'acqua e vedi quanta acqua c'è, vedi? Ti faccio vedere la goccia, guarda. Io penso che mi sentite bene, ma benissimo. Sì, perché ho fatto la prova del microfono. Dunque, se io ho messo questa goccia così tanto, vedi che adesso lavo il pennello, non c'è colore nell'acqua, perché l'ho messo sul foglio. Capito, ragazzi? Anche questo è un trucco che non sa nessuno. Mi fa ridere. Dunque, acqua. È così evidente che dobbiamo mettere il colore dentro sul foglio, ma non nell'acqua. Adesso entro qui all'esterno, sfumo, posso lasciare un po' di luci, sfumo all'esterno. Vi ripeto, siamo su un fiore, ok? Uno. Lascio un po' di luce e, come hai visto, non ho fatto neanche uno schizzo. Ok. Adesso cosa facciamo? Siamo così, tu fai il tuo bel zoom, prendiamo di nuovo il nostro pennello lungo, entriamo nell'umido, perché qui intorno è tutto umido, ma qui c'è solo acqua, ok? Quindi acqua, metto qua così lo vedi, acqua, pennello umido, colore umido, entro nell'umido, iniziamo qua sotto che c'è più umido e faccio quella tecnica che abbiamo visto prima. Quindi il colore è molto più diluito rispetto a qua sotto perché non sto usando colore, sto usando solo l'acqua, entro nell'umido, tiro con la tecnica che abbiamo visto, tiro dentro
con la pancia del pennello tiro il pigmento e magicamente si formano i petali. Io rido perché dico magicamente, certo che lo fa l'acqua, ok? È ovvio che lo fa l'acqua se glielo fai fare. Visto? È facile, vero? Ditemi un sì. Visto che non vi leggo, ditemi almeno un sì, che è facilissimo. Quindi ombra, colore medio, luce. In questo colore medio ho preso praticamente i dintorni e me li sto usando qua nel mezzo. Ok, mettiamo un altro po' di pigmento qui che può diventare una foglia qua sotto. E qua vi ho detto questo è un foglio da 640 grammi, quindi bello, bello tosto. Ok. Siete stregati ragazzi, non vedo alcuna reazione o mi è caduta la linea. Ah, grazie, benissimo, grazie mille. Quindi vi pensavo persi. Capita mi sono da sola. Guarda adesso, prova. Guarda da vicino. Vedi che ho la parte dell'ombra, la parte intermedia e qua la parte della luce. Queste parti della luce le lascio bianche, ok? È il bianco della carta. Poi qui mi è caduta una goccia. Perfetto, cosa faccio? E anche qua è caduta. Cosa faccio? La lascio. Adesso tu pensa, tu che sei anche nel mio gruppo degli abbonati, pensa che adesso che io ho fatto vedere questo fiore singolo, ne prendi uno, attacchi l'altro e l'altro e l'altro, perché un bel insieme di ortensie non è mai una, sono proprio tantissime. Quindi ho ripreso lui, qui intorno all'ortensia è umido, giro il foglio e chi mi conosce sa cosa farò. Qualcuno me lo dice? Vediamo se faccio giusto. Scrivimi cosa faccio adesso. Io intanto io bevo acqua ghiacciata. Che faccio? Ok, siete un po' lenti o forse non c'è connessione. Brava! Depigmentazione, giusto? Quindi pennello bagnato lo asciugo con la mano. Entro nelle zone umide perché so che è umida, ok? Lo devo sapere. Ecco qua. Ed ecco qua. Questa cosa tu la vedi e l'acqua poi separiamo le acque come Mosè. Ma capito che sono un po' scema? Qua stiamo depigmentando, vuol dire che dai, me ne è venuta una nuova oggi, caspita. Separiamo le acque. Guarda che bello. Ok. Questa cosa della separazione delle acque ti dà tantissima, ma tantissima atmosfera, ti dà tantissimo gioco, qui possiamo fare i fili, eccetera. Fatto questo, ieri quando abbiamo visto l'acquarello botanico, abbiamo visto che c'erano i puntini. Umido. Quindi io adesso prendo di nuovo il mio colore, adesso con un pennello un po' più asciutto, quindi lo asciugo sempre con la mano,
entro in questo semi-umido e vado a cercarmi dei puntini che mi caratterizzano benissimo il mio fiore, perché abbiamo detto e visto quello è un po' grosso. Abbiamo visto benissimo che il suo carattere di questa ortensia è che all'interno hanno questi puntini, ok? E questo è un po' grosso. Perché è grosso? Perché essendo lontano me lo devo tenere un po' più piccolo, dunque lo tolgo. Questo qua lo togliamo. Era ancora umido, quindi si può fare. Abbiamo visto che l'ortensia ha questa caratteristica del puntino in mezzo. Non esageriamo né, e poi qui possiamo fare i puntini più grandi perché è vicino, qua invece i puntini piccirilli, no, piccirilli si dice senza la D, più piccoli perché è lontano, quindi anche questa è la prospettiva, puntino grande, puntino piccirillo. Ok, adesso tocco, è ancora umido, yes, anche qua è umido, qua dentro un po' meno. Vediamo quello che qualcuno con quella linea un po' strana, questa linea, la ripeto, questa, ok? E lo dico anche per gli altri perché tutti hanno fatto un po' questo errore. Quella linea lì noi la risolviamo con il negativo colorato, ok? Ragazzi, vedo solo 4 like. Vi faccio vedere un negativo colorato, vediamo se vi piace. Quindi qua ho un fiore perché ho detto guarda che c'è il puntino. Adesso mi siedo. Ciao Valeria, ciao e ciao a tutti. Quindi quella linea lì la evitiamo. Adesso prendo il pigmento. Faccio quella linea che hai fatto, carissima, però su asciutto. Vedi che ho fatto questa linea, perfetto. Yes, ma adesso cosa faccio? Quello che non vuoi fare, butto il colore nell'acqua e con lo stesso pennello, lo stessissimo pennello, vado a sfumare. Perché una linea rigida così non la vogliamo. E guarda qua, magicamente, ho fatto un fiore, ok? Vi è piaciuto il fiorellino? È la differenza tra la linea e una linea sfumata. Adesso la facciamo qua sotto. Quindi definisco un fiore, ok? Anche con adesso è linea, è vero. Butto subito il colore, vi provoco, butto il colore, vado subito qua, tic tic tic, e sfumo. Perché quella linea nitida non la vogliamo. Perché non la vogliamo? Perché così è più bello, ok? Vedi? E di questi elementi non esageriamo. Ne dobbiamo fare qualcheduno e basta. Perché solo qualcheduno? Perché il nostro caro occhio vuole avere da fare anche lui. E se tu fai troppe robe, l'occhio si offende e dice ma se tu mi dici già tutto, io cosa devo andare a scoprire? Vero? E ragazzi, purtroppo o per fortuna ho sviluppato questa tecnica così semplice che tutti possono applicarsi. Quindi meno fai, l'abbiamo già visto anche in un altro video, meno fai meglio è, però devi farlo bene e sfumare bene e magicamente ti appariranno delle cose, visto qua, che prima non c'erano, ok? Carinissimo, grazie, ma non è ancora finito. Ma avete visto cosa intendo?
signore e signori, non c'è bisogno di quelle linee, tanto l'occhio se vede uno, vede due, il resto non glielo devo tanto raccontare. Sei d'accordo? Scrivi sì se sei d'accordo. Vi devo dare gli ordini, se no non mi capite. O mi capite, o non mi sentite come ieri. Perché delle volte abbiamo questa cosa del microfono. Forse non mi avete capito. Ok, quindi mi basterebbero il QB, quanto basta? 2 fiorellini fatti giusti, ma non di più, ok? Non di più. Tanto l'occhio li ha visti. Adesso prendiamo questo pennello. Sì, mi sentite benissimo, sono contenta. Sì, perché ieri qualcuno sentiva e qualcuno no, e mi è venuto il dubbio del microfono. Poi qualcuno mi ha detto io sento benissimo, l'altro mi ha detto io non sento, però visto che prima di fare il video io faccio la prova microfono, io ero convinta che si sentisse tutto bene. Ok, adesso è già asciutto. Questa tecnica è magica, Margherita, è la più magica in assoluto. E io sono molto fiera di averla creata. Per me, io non ho figli, per me questo è il mio figlio, la mia creatura, un scarafaggio, che è bello a mamma sua, che poi invece non è un scarafaggio. Comunque, prendo sempre lo stesso pigmento, quindi non vado a cambiare pigmento, lo prendo con il pennello piatto, questo, sempre della Da Vinci, qui il numero 20, prendo un po' meno pigmento adesso, vado a enfatizzare quelle linee che abbiamo fatto prima, così mi esce un bel negativo colorato che può fare tipo da rami che sono dietro l'ortensia, ok? Sì, questa tecnica è una roba che ognuno può fare, perché facciamo fare all'acqua, ok? Il titolo di questa live è proprio fai dipingere l'acqua. Facciamo dipingere all'acqua, o quello che l'acqua sa fare, giusto? Giusto. Ci dobbiamo preoccupare di me? No. Tanto questo metodo l'ho sviluppato già da un paio d'anni, diciamo una quarantina, quindi so quello che faccio. Ok, visto qui come si sta evolvendo, e io so che questa cosa vi piace tanto, però non lo faccio ovunque, giusto? Non lo faccio ovunque. Quindi qua lo lascio così, qua ho tirato fuori il negativo colorato e invece qua prendo sempre lo stesso pigmento, vuol dire uno di questi blu-viola, non ho cambiato ancora colore. Vado qua e dico, vabbè, mettiamo un po' di un positivo, una bella foglia. Qui ho fatto una foglia negativo positivo e bilancio i rami. Adesso vi faccio vedere una piccola chicca. Io sono un amante dei colori. Si è capito? Ok, Marina mi scrive, per me, dal dire al fare c'è in mezzo l'acqua, esatto. Le tue macchie sono magiche, si trasformano in bellissime. Le mie macchie restano. No, non restano macchie, cara. Falle diventare qualcosa. Vi ho già detto che è l'acqua che lavora per noi, ok? Se l'acqua lavora per te, tu non devi più fare tanto, però fallo fare all'acqua.
qui gli do un po' di rami qua sotto. Sì, si vede bene, ma molto molto bene. Grazie per il like, adesso ci stiamo un po' svegliando, sono le 9:30. Io sono un po' mattutina, ragazzi. Ok, adesso quei fili magici, no, che metto quasi sempre, ho questo colore qui che si è già asciugato, lo bagno. Ragazzi, l'acquarello è crescita personale, va bene? Questo metodo qua è crescita personale, il famoso mindset che adesso dicono tutti, ok, posso usare anch'io quella parola, sì. Quindi non dire che le tue macchie rimangono macchie, fatti aiutare dall'acqua, dall'acqua che è come uno psicologo. Allora, entro qui tanto come prima, vedi? Ok, mettetemi la faccia che ride. Ho il bel colore bello pieno, vedi? E adesso quello che lì ho fatto in negativo, prendo un po' di puntini qua davanti, colore, e faccio, se qui c'è negativo, qui metto un po' di positivo, giusto? Anche sopra il fiore, Adri? Anche sopra il fiore che è venuto bene? Ma sì! Perché? Perché spesso davanti ai fiori ci sono rami, ci sono altri fiori, ci sono ragnatele, quindi c'è la vita, se non è un fiore di come si chiamano lì dove fanno l'allevamento, fiorista, allora qui c'è un po' di roba, giusto? Vi stavo dicendo che adesso vi regalo una chicca di Kiko, perché piacendomi i colori, ovviamente mi piacciono anche i trucchi, e stamattina nel truccarmi ho visto che un colore non mi piace sull'occhio, è questo. È blu, ma guarda un po', come mai è blu? Ti piace il blu, Adri? Sì. Questo qui è per fare l'eyeliner, quindi ha un po' di glitter, ok? E per l'eyeliner non mi fa proprio un cacchio. Quindi ho detto, lo butto? No, perché ho il braccino corto, non lo butto, lo usiamo per l'acquarello, qua. 2 o 3 puntini glitterati, vedi? Perché l'acquarello deve essere divertente, quindi non lo butto, c'è addirittura già il pennello sopra, sul mio occhio agé, non va bene questo eyeliner, perfetto. Mi piace avere un po' di puntini luminosissimi e lo butto qua e là. Questa idea mi è venuta stamattina. Non è della migliore qualità, vedi, però un pochino. Tanto per non buttare. Non si butta niente e neanche il colore. La fantasia non ha limiti, esatto. Questo qua. Bene, 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 vi ho trattenuto. Avete visto qua cosa intendo? Quindi abbiamo fatto uno. Tu adesso questo video lo puoi guardare quanto vuoi. Tu pensa che puoi prendere un pigmento, un elemento, aggiungere un altro e un altro. Adesso vediamo quello che abbiamo fatto ieri. Vedi? Così. Qui ne ho messi insieme 1, 2, 3 e addirittura ho fatto uno in negativo qua dietro. E la stessa tecnica dei fiorellini, ok? Poi più bella è la carta, perché questa carta qua faceva schifo, però visto che abbiamo il braccino corto, diciamo, ma anche giusto per il nostro benessere del pianeta, non sprecare le cose, è giusto? Quindi usiamolo e giriamolo il foglio. Qui avevo fatto un'altra roba e qui ho fatto la prova.
Aspetta, Marina chiede, a proposito di crescita personale, questa tecnica sviluppa il coraggio di lasciarsi andare e perdere il controllo a tutti i costi. Se tu perdi il controllo, questo è vero, ma solo in quei 5 minuti, dopo lo riprendiamo il controllo, perché man mano che fai esercizio, dopo tu sai quello che fa l'acqua e fai fare all'acqua quello che vuoi tu. Quindi è water management. Io e le parole, guarda qua, io e le parole, guarda qua. Vuol dire che sei tu con lei o con lui che ha la padronanza dell'acqua. Sì, è molto terapeutico, molto, molto, molto. Ti dà tanta fiducia in te stessa. Adesso tolgo questo così riguardiamo bene questo. Vedi quanta luce, ragazzi? Ok, con questo prodotto, visto che non riesco ad aprirlo, perché c'è la sicura per i bambini, grazie Schminke, la sicura... Ah, forse adesso. Ok, sono riuscita. La Schminke è un'azienda seria, mette la sicura per i bambini. Così non se lo mangiano o lo bevono. Quindi io entro qui, e questo è trasparente, lo sto finendo, mannaggia a me, lo prendo, ok, vedi? E qua metto delle scie di lumaca che dopo, una volta asciutto l'acquarello, ti lasciano quel velo di luce che a me piace tantissimo, ok? Quindi tu usalo se ti piace, se non ti piace non usarlo. Visto? Sì, sì, è l'acquarello terapeutico, penso l'arte in ogni sua forma. Siete d'accordo, ragazzi? Ok, adesso facciamo un altro zoom. Se mi viene guarda, vedi come luccica, guarda che bello. Questo quando si asciuga rimane come una scia proprio così, ok? Benissimo, e vedi che un fiore l'ho fatto uno, ma l'ho fatto abbastanza, come dire, giusto per contare che è un'ortensia, 1 e 2, al cervello basta. Se li vuoi fare tutti, grazie a Tocchetto, potrebbe essere anche oro, certo, puoi mettere l'oro, l'argento, il blu, tutto puoi mettere. Io ho questa palettina qua, che qualcuno conosce. Qui dentro ci sono tutti i colori perlati. Era una palettina che ha fatto la Schminke e che tuttora la palettina non esiste più così tutta insieme. Però i colori perlati sì, vedi c'è l'argento. Vedi che c'è questa palettina con tutti i colori, ma perlati, c'è il grigio, c'è il bronzo, c'è il verde, il blu, i rossi, l'oro, l'argento qua l'ho quasi finito. Pen that palette, l'ho già pannata la palette, guarda qua. Quindi con questi puoi fare, sì, puoi mettere, chi l'ha scritto prima, alla fantasia non ci sono limiti, ok? Adesso ti ho fatto vedere un elemento di un'ortensia. Se mi viene lo sgheo, diciamo, quindi l'input di fare un video pubblico, vediamo. Vi faccio vedere questa tecnica con più elementi. Ok, oggi il tempo è quasi passato, come al solito vola. Però ti ho fatto rivedere un fiore singolo a tutto il pubblico, ok?
Chi invece è abbonato al canale, ragazzi, anche tutti gli altri ovviamente, usate bene i pennelli, ok? Abbiamo detto che possiamo usarlo tutto, quindi schiacci bene e il pennello fa il lavoro per te, giusto? Giusto, e anche se è questo, dalla sofferenza esce sempre qualcosa di bello, è vero? Oh, sì, sì. Io mi chiudevo in stanza e dipingevo, ragazzi, non c'era l'internet, non c'era un cavolo. Io ho preso la mia prima paghetta e ho comprato la mia prima tavolozza di colori schminke. Ok? Oggi i ragazzi si compreranno non so cosa. Io quando ho ricevuto i primi soldini, perché non ce n'erano, ho comprato la prima tavolozza. Comunque, acquarello terapeutica. Terapeutico sì, se anche ho un pennello come questo, puoi usare la punta e fai una linea sottilissima come con lui e poi schiacci il pennello, vedi? E anche qua puoi fare 2 piccioni con una fava. Ok, quindi usate i materiali che avete.